Si dice che i piloti della RAF, la Royal Air Force britannica, oltre ad avere con sé degli orologi assegnati per i loro compiti militari durante la Seconda Guerra Mondiale, fossero stati visti indossare anche alcuni Rolex in cassa Oyster, quest'ultima apparsa per la prima volta nel 1926. Vari modelli della casa ginevrina venivano scelti come strumenti ausiliari in virtù della loro affidabilità e dimensione, ma in quegli anni la presenza al polso di molti piloti inglesi di orologi Rolex di diverso tipo, spesso presentati in mirate campagne pubblicitarie proprio a tema militare, non dipese solamente dalla qualità riconosciuta ai segnatempo della casa ginevrina, la cui fama era andata consolidandosi per tutti gli anni 30, ma anche da un'iniziativa del suo noto fondatore, Hans Otto Wilhelm Wilsdorf. Dovendo trovare delle soluzioni efficaci per mantenere a galla la compagnia, durante la seconda metà del conflitto mondiale, non tanto per la posizione di neutralità della Svizzera, ma perché l'Rolex aveva deciso da sempre di favorire il mercato delle forze alleate, nel 1942 Hans Wilsdorf ideò e mise in atto una geniale operazione di marketing, scommettendo proprio sulla vittoria degli alleati e in parte volendo anche appoggiarli, offrendo loro qualcosa che potesse risollevare i loro animi. Wilsdorf decise di mettersi a disposizione per far pervenire degli orologi Rolex agli ufficiali britannici che erano stati imprigionati nei campi nazisti, i quali al momento della cattura si erano visti sequestrare tutti gli orologi in via preventiva per ragioni di sicurezza. Chiunque, nuovo o vecchio possessore di Rolex, avrebbe potuto richiedere e quindi ricevere un orologio, con la promessa di pagarlo una volta terminato il conflitto. E le richieste potevano essere inviate direttamente a Rolex per lettera, tramite un'organizzazione internazionale che aveva anch'essa sede a Ginevra, la Croce Rossa. Pare che l'iniziativa avesse conosciuto un gran numero di adesioni, tanto che si parla di oltre 3.000 orologi, per la maggior parte dei cronografi Oyster 3525 o dei più semplici Rolex Speed King, richiesti da alcuni ufficiali britannici solo per quanto riguarda un campo di prigionia, localizzato in Baviera. Uno degli orologi più celebri e documentati di questa campagna è ad esempio il Rolex Oyster Chronograph referenza 3525 del tenente di volo Gerald Imeson. Il pilota aveva partecipato alla costruzione dei famosi tunnel di fuga dal campo di concentramento per ufficiali Stalag Luft 3 nell'odierna Polonia, impresa dal successo parziale che ha ispirato anche il film La Grande Fuga. Il conto dell'orologio, arrivato al campo nel mese di febbraio del 1943 ed accompagnato da una lettera firmata dallo stesso Wilsdorf, venne saldato a Rolex dal sopravvissuto Imeson solo nel 1947. Il 6 novembre 2013 l'orologio è poi ricomparso ad un'asta organizzata dalla Burn End Auctions, dove è stato venduto per 30.000 sterline. Una volta terminato il conflitto, mentre stava ancora aspettando dei pagamenti degli orologi inviati nei campi di prigionia, Hans Wilsdorf decide però di non fermare quelle che si potrebbero chiamare delle iniziative a favore degli ufficiali della RAF. Così nel 1945, per celebrare le loro gesta e quelle dei loro piloti, lancia una nuova collezione di orologi. Si tratta di segnatempo simili agli ormai classici Oyster, già apprezzati dai piloti, ma questa volta con una cassa di 34 mm, più funzionali dunque per un utilizzo nei cieli. Sono i modelli conosciuti col nome di Air King, Air Tiger, Air Giant e Air Lion. Di questa interessante collezione, però rimasta sulla scena per circa un decennio, ne rimase solo uno, destinato ad avere lunga vita nella storia della casa ginevrina. Si tratta dell'Air King, il cui nome richiamava appunto la dimensione maggiore della classica cassa Oyster. Il primo Air King è identificabile nella referenza 4925, ora difficile da trovare sul mercato collezionistico. Essendo stato pensato come orologio entry level della tipologia Oyster, presentava molte delle caratteristiche degli ovetti dell'epoca, come il quadrante color crema e l'alternanza di indici a cifre arabe e a punta di freccia. La corona Rolex si trovava sotto il numero 12, seguita inoltre dalla scritta Oyster Air King. Il calibro era però ancora manuale
manuale, un Egler Hunter da 10,5. Ad affiancarlo, fin da subito, vi fu anche la referenza 4365, rimasta in produzione probabilmente fino al 1953 e con una caratteristica esclusiva di tutta la serie Air King, presente e futura: la presenza dei piccoli secondi ad ore 6. Tuttavia bisogna tener conto di un fatto: siamo ancora agli albori e non tutti i modelli cosiddetti Air King riportavano questa dicitura sui loro quadranti. Nel 1946 viene introdotta anche la referenza 4499, sempre equipaggiata col calibro a carica manuale Hunter ed ancora molto simile ad altri orologi della tipologia Oyster con cassa in acciaio. Nel 1953 però l'Air King inizia ad acquisire la più classica delle sue fisionomie, con l'importantissima referenza 6552. La prima referenza a montare il calibro automatico 1030, un movimento famosissimo che fece scuola in casa Rolex e che di lì a poco animerà i celebri Submariner 6538. Si tratta della referenza che ebbe il merito di fissare per la prima volta i caratteristici indici a bastone della serie Air King, nonché il caratteristico stile dell'omonima scritta, fonte che viene impiegato ancora ai nostri giorni. E dato che ora l'orologio era a carica automatica, sul quadrante compare la dicitura Oyster Perpetual Air King. Ed assieme a un'altra referenza transizionale, la 6652, è proprio questo il modello che fa da apripista a quella che è considerata, ben a ragione, la referenza più popolare del re dell'aria.